Amici cari, buongiorno a tutti. Oggi nel filmato vi presentiamo di come cambiare il verso di apertura delle porte di un frigorifero da incasso. Questo è un argomento che già abbiamo affrontato in precedenza, però l'altra volta abbiamo parlato di frigoriferi Indesit e oggi parliamo di frigoriferi Rex Electrolux. La strumentazione che serve è molto semplice perché l'operazione è semplice. È sufficiente un cacciavite spaccato, una stella e una chiave numero 10 e si procede in questo modo. Prendendo il cacciavite spaccato, dapprima si deve svitare il cardine superiore in questo modo. Una volta che lo avete svitato dovete fare attenzione alla porta perché vi potrebbe cadere, quindi con una mano tenete la porta e con una mano togliete il cardine. A questo punto è possibile togliere la porta del congelatore. La estraete e questo è il primo passo. Secondo passo, si passa alla porta del frigorifero. Quindi si toglie dapprima questo elemento che è soltanto un elemento necessario per il trasporto. Poi prendendo il cacciavite a stella si vanno a svitare le due viti che mantengono il cardine centrale. Ora dovete ricordarvi che la rondellina bianca va sempre verso l'alto, quindi potete togliere il cardine e ora si può togliere la porta della zona frigorifero. Ora prendete la chiave numero 10 e si va a svitare in basso il cardine anche qui ci sono delle rondelle, le rimettete nella stessa posizione e montate il cardine nel foro più esterno da questa parte. Quindi una volta riavvitato il cardine, sempre con la chiave numero 10 lo stringete bene. Ora è possibile rimontare la porta della parte frigorifero, sempre togliendo in fondo questa parte in plastica che fa parte dell'imballo, che ora non è più necessaria. Quindi inserite la porta nel cardine, chiudete e mantenete la porta in modo che non vi cada. Ora, prendendo il cacciavite spaccato, dovete togliere i due tappi bianchi che chiudono i fori per poter rimontare il cardine centrale. Ecco, ora è possibile rimontare il cardine centrale. Bisogna fare attenzione alla guarnizione che sta sotto. Chiaramente ora questo va montato girato, però bisogna recuperare le rondelline e montarle sempre verso l'alto. Quindi mettendo in linea la guarnizione di plastica con i fori, si può rimontare. Abbiamo messo una vite, ora mettiamo anche l'altra. Mettendo in linea però, perché se la guarnizione in plastica non va in linea con i fori, la vite
Ora queste potete stringerle a fondo, così la porta rimane salda e non avete nessun problema. Ora si possono rimontare i due tappini bianchi di rifinitura dei fori. Ora in pratica rimane da rimontare la porta congelatore. Per prima cosa bisogna togliere questa boccolina di plastica da questo lato e montarla sull'altro lato ad incastro. Ora possiamo rimettere la porta congelatore. Affiliamo nel cardine, lo dobbiamo far passare sotto qui, quindi bisogna sollevare leggermente questa parte metallica. A volte, per facilitare il sollevamento di questa parte metallica, bisogna allentare un pochino queste due viti superiori. Quindi una volta messa in posizione si rimonta il cardine superiore. A volte per facilitare l'inserimento della porta conviene svitare, allentare un pochino queste due viti, però dopo bisogna ricordarsi di ristringerle. Ecco, ora la nostra operazione di inversione delle porte è terminata. Potrebbe succedere che una volta fatta questa operazione potreste notare lungo questo bordo che la guarnizione non aderisca perfettamente, ma non vi dovete preoccupare, che questo è dovuto dal fatto che prima era montato all'altro verso, quindi la guarnizione ha subito una certa deformazione e comunque questa deformazione si ripristina, si riassorbe da sola nel giro di qualche ora. Lasciando la porta chiusa il problema si risolve da solo. Ecco, per oggi è tutto qui. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo filmato. Arrivederci.